Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Pian piano anche il mese di febbraio sta finendo, manca una settimana alla fine di questo mese. Effettivamente manca più o meno un giorno sì, un giorno no, manca un mesetto circa all'arrivo della primavera, e quindi questo veramente può rincuorarci un pochettino per il fatto che cominciamo a vedere quelli che sono i primi timidi risvegli nel nostro giardino, nelle nostre piante magari in balcone o in una finestra, dipende un po' da quello che abbiamo in coltivazione. Comunque c'è già un risveglio, un movimento che si crea nel giardino perché le piante, a secondo della temperatura, dell'illuminazione, della posizione del sole, capiscono che è ora di ripartire, e quindi questo fa sì che poi girando in giardino ci accorgiamo proprio di alcune piccole cose che ci fanno proprio capire che ci siamo. Dai, manca un mesetto circa ancora di inverno e poi arriviamo nella primavera. Purtroppo non sappiamo se questa primavera che arriverà ci porterà poi subito delle belle giornate, un po' come era mi viene da pensare a volte agli anni 70 e agli anni 80 ad esempio, quando arrivava la primavera. In quegli anni lì, io sono nato nel 1970, quindi ho vissuto questo passaggio dagli anni 70 agli anni 80, ricordando queste primavere che arrivavano. Marzo era sempre un mese, si dice marzo è un mese pazzerello perché non si sa mai che cosa può succedere, può anche nevicare, però solitamente in quegli anni mi ricordo che a marzo già si sentiva in maniera molto prepotente proprio la primavera, nel senso l'arrivo della primavera, perché è vero che poteva succedere qualunque cosa, ma nell'aria c'era proprio questo sentore proprio di nuovo inizio. Adesso negli ultimi anni non è più così, perché sappiamo che non c'è più questa sorta di mezza stagione. L'abbiamo visto l'anno scorso, ne ho parlato anche in Appuntamento in Giardino, che è vero, l'anno scorso è arrivata la primavera finalmente, ma poi ha cominciato a piovere, non ha più smesso praticamente fino a giugno, quindi abbiamo avuto diversi mesi molto umidi, a volte anche freddi, però comunque dai, adesso che arriverà la primavera, pian piano le temperature, soprattutto io è quello che sto aspettando, è un piccolo rialzo delle temperature, e questo fa sì che il tutto poi pian piano riesplode nel giardino. In questo video volevo portarvi con me, così guardiamo un po' alcune idee che ho avuto riguardo l'orto e osserviamo anche qualche timido inizio di vegetazione nuova qui in giardino per quello che riguarda soprattutto le bulbose, perché le prime piante che partono in primavera in un giardino in cui abbiamo sistemato dei fiori solitamente sono le bulbose, quindi i tulipani, narcisi, i muscari ad esempio, anche loro cambiano un po' le loro foglie, che devo dire che hanno resistito in giardino queste foglie dei muscari, nonostante le basse temperature. Non ha mai nevicato fino adesso, potrebbe appunto, come dicevo, nevicare, però i muscari anche nelle loro foglie ho notato che sono diventate un pochettino più corpose, più spesse, quindi si stanno idratando, e quindi questo mi fa pensare proprio che c'è questo nuovo inizio che finalmente arriva. Allora, muoviamoci un pochettino qui nel giardino, che comunque ha sempre questo aspetto molto addormentato. Ci troviamo proprio in un momento, io dico sempre che quando arriva l'autunno è un po' come se la natura comincia a entrare nel letto per addormentarsi. Ecco, la fine dell'inverno rappresenta proprio quel momento in cui a volte, come capita anche a noi, ci svegliamo un'ora prima magari o mezz'ora prima del suono della sveglia. È ora di ripartire quando suona la sveglia nelle nostre giornate, e in questo momento ci troviamo proprio in quel momento in cui stiamo tutti aspettando che suona la sveglia per risvegliarci da questo sonno che è durato tanto per quello che riguarda appunto l'inverno e le piante, per poter ripartire. Eccomi qua in questa parte dell'aiuola del mio giardino dove avevo sistemato veramente tantissimi bulbi di tulipano. Credo di averne comprati, se non sbaglio, una sessantina, un po' li ho messi qui, un po' li ho messi in altre zone. Qui ne avevo messi veramente tanti, però come possiamo vedere non sono spuntati tutti, perché ci sono delle ampie zone qui in cui non è cresciuto nulla, e questo mi fa proprio pensare che questi topolini che corrono sotto la terra del mio giardino ne hanno divorati un buon numero. Comunque ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e poi ce n'è
14 laggiù, insomma qualcosa quest'anno tornerà a colorare questa aiuola che va verso la strada. Io ho scelto questo terreno per i tulipani per il semplice fatto che è un terreno pieno di pietre. Qui è stato versato veramente un qualcosa della costruzione della casa, credo, perché scavando con la paletta si fatica proprio a scavare per via delle pietre. Ho pensato che fosse proprio un elemento di disturbo per questi topolini che corrono, fanno gallerie sottoterra, e in effetti un po' li ho disturbati e quindi ho salvato diverse piante di tulipano. In più notavo anche qui una nuova crescita di foglie di iris che si sono un po' alzate come dimensione, sono cresciute un po' in altezza. Anche questo veramente mi fa tanto sperare in questo imminente arrivo della primavera. Io non vedo veramente l'ora di scendere giù in giardino e vedere veramente un giardino che comincia a colorarsi, e soprattutto perché se è un lavoro che abbiamo fatto noi, non è un giardino che ne so del nostro vicino, un giardino che noi osserviamo da lontano perché non è nostro. Se è il nostro giardino, abbiamo lavorato, abbiamo messo delle piante, l'obiettivo finale è proprio quello di vederle poi spuntare, vuol dire che nell'anno precedente le abbiamo coltivate bene e quindi vediamo poi il frutto del nostro lavoro. Questa è l'aiuola che finisce poi con le ortensie Annabelle, che in questo momento sono ancora in riposo. L'ortensia Annabelle da marzo in poi comincia a tirar fuori, poi metà marzo comincia a tirar fuori questi rami che portano poi queste bellissime fioriture bianche che vedremo poi di nuovo nei video del canale Appuntamento in Giardino. Adesso ci muoviamo verso un'altra zona del giardino. Questi sono dei vasi di terracotta in cui l'anno scorso avevo sistemato dei tagete che sono diventati enormi, quindi davano un po' un aspetto anche abbastanza disordinato. Così ho tolto i tagete, poi alla fine dell'autunno, quando hanno perso poi la loro vigoria, si sono seccati per via del freddo, ho lasciato i rametti per non disturbare tanto la terra. Ci sono poi tutto l'apparato radicale ormai secco del tagete, anche perché il tagete aiuta come pianta, aiuta il terreno a non essere infestato dai nematodi, che sono quei piccoli, io li chiamo vermettini, che vanno a divorare anche a volte le radici delle piante, che disturbano comunque le piante che abbiamo in giardino. I nematodi in quantità eccessiva possono essere un problema. Io qui l'anno scorso poi ho seminato, fine dell'anno scorso, l'Ipeion, questa nuova pianta che dovrebbe portare dei fiori, se non sbaglio, bianchi, poi li vedremo poi in primavera, e pian piano anche qui stanno spuntando appunto queste piante, questi bulbini di Ipeion. Ne ho messi un bel po', anche qui non sono ancora spuntati tutti. Questi vasi qui io non li ho mai bagnati dall'autunno dell'anno scorso, ci ha pensato l'umidità e le piogge che ci sono state poi nell'inverno. Adesso la terra si presenta un pochettino secca, ma se scava un pochettino con le dita vedete che il terreno è molto più scuro di quello in superficie, quindi è un terreno umido e quindi non lo bagnerò sicuramente, anche perché i bulbi non vogliono un terreno che sia sempre saturo d'acqua, altrimenti marciscono. Tra i lavori che quest'anno, che in questo mese ho fatto, un po' prima della metà di febbraio, è stato proprio quello della potatura delle rose. Non le ho ancora potate tutte, alcune sono ancora da sistemare. Le knockout non le ho ancora toccate perché non ho avuto molto tempo a disposizione, perché ha fatto anche veramente tanto, ma tanto freddo, era veramente incredibile venire in giardino e fare dei lavori, anche perché io, come dicevo anche negli altri video d'appuntamento in giardino, faccio un lavoro che mi porta a stare fuori diverse ore durante il giorno, e quindi poi tornare a casa e venire in giardino e stare di nuovo al freddo veramente per me è troppo, è veramente tanto. E così a metà febbraio, più o meno, un po' prima della metà di febbraio, c'era qualche giornata un po' bella, ho deciso di potare le rose, e come potete vedere questa rosa è una Graham Thomas, ne ho parlato tantissimo nei video del canale Appuntamento in Giardino. Graham Thomas che prima la tenevo un po' come cespuglio, poi ho cercato di farla arrampicare su questo arco, e le rose, quando noi gli diamo un po' di orizzontalità ai loro rami verticali, tendono a fare più fiori, perché tutto il ramo o il fusto viene poi nutrito per bene in ogni segmento, in ogni gemma, con la linfa necessaria per potersi sviluppare. E quindi fusti principali messi ad arco, piegati leggermente, in cui ho potato a 2-3 gemme tutto ciò che c'era come fusti secondari. Questo fa sì che la rosa poi si sviluppi per bene, con una certa armonia della vegetazione che segue tutto il fusto, portando poi veramente tanti fiori.
Dipende poi anche dal tipo di rosa che abbiamo scelto. Ci sono delle rose un po' più delicate che fioriscono un pochettino meno se non sono veramente coltivate benissimo, altre rose invece come la Graham Thomas, che è talmente robusta e talmente resistente che riesce sempre a ricoprirsi in qualche modo di fiori, anche con qualche nostro errore di coltivazione. Stessa cosa fatta per la Uttersener Cluster Rose, quest'altra rosa che ho cercato anche lei, visto che sono delle rose che diventano molto alte, di dargli un'orizzontalità ai rami su questo arco, e ho potato anche lì tutti i rami secondari a 2-3 gemme, in modo da avere anche lì uno scoppio vegetativo e tanti fiori. Se per caso, facendo in questo modo, perché comunque l'arco è verticale e poi si piega un po' in orizzontale, vedete che prende questo movimento proprio ad arco, naturalmente le rose sistemate alla base di questi archi cominciano a partire con questi fusti che sono verticali, crescendo poi gli si può dare questa orizzontalità. Sotto tendono poi a spogliarsi, perché quando un ramo è verticale, punta verso l'alto, dritto, la linfa cerca di dare più spinta alla parte finale. Quindi noi possiamo potare un pochettino con un taglio di ritorno i rami principali, proprio per dare l'opportunità alla linfa di nutrire tutto ciò che c'è un pochettino più in basso. Se poi vogliamo riempire la parte bassa della nostra rosa, allora lasciamo qualche rametto anche alla base che possa svilupparsi, in modo da fare questo riempimento, in modo che tutto l'arco sembra poi preso da queste foglie e da questi fiori bellissimi, che sono quelli che contraddistinguono le rose. Anche qui la rosa André Lanotre, una rosa che porta questi fiori bianchi un po' rosati, che sono veramente profumatissimi, sul rosa più che bianchi rosati, tende ad essere molto più sul rosa, produce questi fiori che a me piacciono veramente tantissimo. E anche lei era veramente cresciuta troppo, così ho fatto una bella potatura, l'ho spogliata alla base perché comunque è coltivata come cespuglio nella parte bassa. Ho liberato la parte centrale dai rami che si incrociavano, che poi con una buona vegetazione tendono a riempire la base della rosa e quindi a evitare il passaggio di aria. Così ho liberato per bene la rosa alla base, e tutto ciò che c'era di lungo io l'ho praticamente adagiato a questi fili. Vedete che anche qui ho dato un'orizzontalità ai rami, li ho piegati in modo da metterli un po' sull'orizzontale, e in questo modo le gemme produrranno poi i nuovi rametti e le fioriture. Il prossimo anno andrò a potare tutti questi rametti che si svilupperanno da questi rami che sono molto lunghi, andrò a potarli poi in febbraio del prossimo anno a 2-3 gemme, in modo da ottenere anche qui uno scoppio vegetativo di nuova vegetazione e di fiori. Una cosa molto importante nelle rose è sempre cercare di mantenerle arieggiate, perché le rose patiscono tantissimo le malattie fungine, e quindi più aria passa all'interno, più c'è ventilazione e più la rosa sta bene, anche se poi è concimata come deve essere concimata. La rosa sta bene, c'è passaggio di aria, non c'è una vegetazione molto folta, e tutto questo fa sì che le nostre rose poi si riempiranno di fiori. Naturalmente la fioritura più bella delle rose è quella che noi otteniamo nella primavera inoltrata. Lì le rose esplodono con la loro fioritura, ma poi tornano a fiorire, se sono rifiorenti, con una fioritura meno abbondante ma sempre con presenza di fiori. Alcune rose riescono a fare anche una terza fioritura poi in estate o fine estate, sempre un po' con meno fiori, ma questo dà una buona coltivazione delle nostre rose in giardino, nei nostri vasi, in balcone e terrazzo, dà l'opportunità poi di avere durante l'anno sempre qualche bellissimo fiore da venire da annusare, proprio per sentire questi odori veramente meravigliosi che contraddistinguono i fiori delle rose. Questa è la zona delle piante da ombra. Io qui ho messo Ellebori, Bergenia, Arum, Euchera e poi anche l'Asarum, che non vedo l'ora di vedere spuntare poi di nuovo dalla terra. Ecco, vedete che qua gli Ellebori finalmente stanno creando questi fiori. Io non mi ricordavo di aver messo un elleboro con un colore molto scuro,
pensavo fossero tutti bianchi e niente, questo qui sta fiorendo con questi fiori di colore molto scuro, quindi mi fa veramente tanto piacere perché devono essere bellissimi poi in piena apertura. Anche qui potete vedere questo risveglio primaverile che c'è, perché anche qui i narcisi stanno cominciando a spuntare e io i narcisi li adoro tantissimo, non solo per la bellezza dei loro fiori, ma perché mi piace molto questo colore verde grigiastro delle foglie, che veramente crea un contrasto bellissimo con il colore dei fiori, che è sul bianco e giallo. Io solitamente scelgo quella tonalità, ce n'è anche aranciati, totalmente gialli, però a me il bianco e il giallo su un fiore di narciso per me è veramente il massimo, il top assoluto. Qui invece c'è una piccola chicca, veramente l'ho notata oggi e sono contentissimo di questa cosa. Questa è la zona del banano, qui vedete ci sono dei fusti che sono stati tagliati perché questi ormai sono vecchissimi, poi cercherò di tagliarli un po' più bassi, poi magari durante la primavera, vediamo. Comunque potete vedere qui che c'è la crescita, 2 crescite di Cardiocrinum giganteum, 3 crescite, ce n'è un'altra qua dietro. Cardiocrinum giganteum, giganteum, ne ho parlato in 1, 2 video, 3 video di appuntamento in giardino, l'abbiamo visto se andate indietro nei video, vediamo se ricordo di mettere il link al di sotto di questo. Anche della sua fioritura, abbiamo visto anche la fioritura di questa pianta che crea queste foglie molto grandi, purtroppo molto appetibile dalle lumache, qui dovrò cercare di proteggere assolutamente queste piante, e dopo qualche anno di coltivazione sviluppa questa spiga di fiori che diventa alta anche 3 metri, quindi abbiamo poi questi gigli, sembrano proprio quasi dei gigli a 3 metri di altezza, 2 metri e mezzo, 3 metri di altezza, è una pianta spettacolare. Cercherò di ricordarmi di mettere il link al di sotto di questo video proprio per riportarvi un po' in quella meraviglia incredibile che è proprio la fioritura di questa pianta straordinaria, bulbosa, che è il Cardiocrinum giganteum. 1, 2, 3. Li avevo anche seminati laggiù, ma l'anno scorso abbiamo visto il problema delle lumache, è stato veramente un qualcosa di disastroso per il mio giardino e le piccole piantine praticamente sono state divorate da questi animali, che non sono brutte, le lumache piacciono, però quelle senza guscio creano, soprattutto quelle piccole marroncine, che qui ce n'è tantissime, creano proprio dei danni veramente importanti in giardino. Eccomi qua all'interno del mio orticello sotto la serra a tunnel, che non ho chiuso nelle 2 estremità perché pensavo arrivassero questi venti pazzeschi che a volte veramente tendono a sollevare le strutture. A volte arrivano questi venti che sono tremendi, così non l'ho chiuso, il vento passa in mezzo e voilà, anche perché pensavo di avere un orto invernale quest'anno completamente spoglio, e invece che cosa è successo? È successo che, non avendo nevicato, essendoci state delle gelate sempre molto leggere, mai così potenti, molte semine che ho fatto qui in questo orto sono cresciute, si sono sviluppate le piante, quindi stiamo continuando a mangiucchiare qualcosina. Qualcosa è arrivata già alla fioritura, come le cime di rapa, vedete che qui hanno prodotto i loro fiori, questo si è piegato, hanno prodotto i loro fiori, vediamo se riesco a raccogliere qualche semino, altrimenti poi quando in primavera ripartirò con l'orto andrò a tagliare alla base queste piante, le porterò nel compost, perché ormai sono arrivate alla fioritura. Non so se sono commestibili le cime di rapa quando sono arrivate alla fioritura, solitamente diventano un pochettino più coriacee, forse anche meno gustose, e quindi le taglierò alla base, non estirperò la pianta perché ho deciso che qui nell'orto tutto ciò che verrà messo e sistemato sarà sempre tagliato a livello della terra, proprio per non disturbare il terreno e far sì che tutto l'apparato radicale della pianta che c'è stata prima rimanga nella terra, perché le piante quando radicano nella terra entrano in simbiosi le radici con altri microrganismi, quindi si crea veramente un mondo sotterraneo che meno viene disturbato e meglio è. Quindi che cosa farò io? Quando avrò mangiato la catalogna, avrò tolto le cime di rapa, avrò pulito delle piante di tagete che ci sono qui, avrò sfoltito e ripulito anche un pochettino il prezzemolo che è già al 2° anno, anche qui cime di rapa, laggiù c'è del radicchio. Quando non ci saranno queste piante io andrò a muovere solo un pochettino con la paletta la terra, proprio per smuovere un pochettino e concimare magari con del compost. Quest'anno non ne ho tantissimo purtroppo del compost, oppure porterò una piccola quantità di stallatico magari pellettato per dare un po' di nutrimento un po' a questo terreno argilloso
che tra l'altro è rimasto particolarmente secco sotto la serra tunnel per tutto l'inverno. Sono venuto io ogni tanto a dare un pochettino di acqua a queste piante, e quindi il lavoro che voglio fare poi adesso è fare un piccolo cambiamento, perché qui avevo fatto una striscia di terra sopraelevata che adesso si è abbassata, in cui poi ho sistemato anche del cavolo nero, per coltivarci delle piante. L'anno scorso avevo messo i cavoli di Bruxelles. Adesso volevo livellare questa parte, portare tutta questa terra e fare questa striscia rialzata dalla parte opposta della serra, perché alla fine le cisterne le ho qui e quindi entro sempre da qui, e l'anno scorso mi ricordo che non avevo calcolato questo e quindi le cisterne con l'acqua erano belle piene, io dovevo bagnare l'orto, il tubo non era lunghissimo e quindi dovevo entrare in mezzo ai cavoli di Bruxelles danneggiandoli tutte le volte che passavo per venire a bagnare. Quindi, siccome le cisterne le ho in questa posizione, adesso questa striscia di terra dove andrò a coltivare altre piante verrà fatta poi in quella parte lì della serra, quindi questo è uno dei lavori che voglio fare, e in più un po' di pulizia. Qui ci sono ancora le foglie degli Emerocallis che avevo tolto, di Iris Pseudacorus che avevo portato qui perché volevo intrecciare delle cose che poi alla fine non ho fatto. Insomma, qui c'è abbastanza una specie di disastro, però ci stiamo avvicinando proprio alla primavera, che è quel periodo in cui se siete sedentari, come sono sedentario io, che non sono assolutamente una persona sportiva, il giardino ci dà l'occasione di fare dell'attività fisica, e in un certo senso non vedo l'ora veramente di tornare in giardino durante le mie giornate, proprio per far sì che il giardino sia bello, sì, da una parte, ma che anche per me sia un qualcosa che fa bene un po' alla mia salute, quindi un po' di attività fisica, un po' di movimento. Il fatto che le persone sedentarie come me, ad esempio, non si piegano spesso sulle ginocchia, il giardino ci porta ad inchinarci tanto a fare questo movimento, e quindi questo è anche un qualcosa che ci può aiutare, no? Nel nostro fisico, per rimettere un po' in movimento le articolazioni che magari si sono bloccate durante l'inverno, perché io per primo magari ho passato diverse giornate dopo il lavoro magari a guardare la televisione o a dipingere, comunque sempre immobile, senza mai tanta attività fisica. Quindi il giardino, l'orto, tutte queste cose ci portano a essere anche un po' più in salute, una salute sia mentale che fisica, perché poi quando siamo in giardino ci occupiamo delle nostre piante, riusciamo a ottenere le fioriture eccetera, quello è un nutrimento sia per la mente e anche per il nostro corpo, e quindi mettiamo in collegamento queste due cose che solitamente sono staccate, mente e corpo, e riusciamo a creare una specie di equilibrio che ci dà soltanto benessere. Notavo in questi giorni che non sempre le piante d'appartamento, le orchidee, le piante più strepitose, più vistose possono regalare emozioni. Io mi sono emozionato anche venendo in giardino un po' di giorni fa e notando questa fioritura, inizio di fioritura del rosmarino, una pianta che per me è essenziale nell'orto. Questo è un rosmarino prostrato, quindi dovrebbe crescere un po' a distribuzione, un po' sul terreno, non tanto in altezza. E quest'anno è già il terzo anno che è qui e sta producendo per la prima volta un bel po' di fiori, quindi si colorerà tutto di azzurrino. E anche questo è un inizio di primavera che sta arrivando, un inizio di fioritura e soprattutto, per quello che riguarda il rosmarino, un inizio di profumo, perché io tutte le volte che vengo in giardino devo strofinare qualche foglia e annusarla, perché il rosmarino è una pianta che mi dà la sensazione proprio dell'estate, del caldo, di un qualcosa cotto alla griglia magari, un qualcosa di buono da mangiare, è una pianta che stimola molto il senso dell'appetito. Io adesso questo ribes nero l'ho potato l'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, anche lì alla fine dell'inverno, aveva prodotto non tantissimo, poi mi sono dimenticato di fare la potatura, quindi mi ritrovo di nuovo nel mese di febbraio-marzo a potarlo di nuovo, non so se quest'anno porterà una buona fruttificazione. A me il ribes nero piace veramente tantissimo, è un cortisone naturale il ribes nero, è un qualcosa che fa molto bene alla nostra salute, ma soprattutto aggiunto alle marmellate gli dà quel retrogusto che almeno a me piace tantissimo. E quindi anche qui c'è da togliere tutto ciò che ha
3 anni, lasciando appunto i rami di 1-2 anni, ma soprattutto togliere tutto ciò che si incrocia, proprio per dare anche un po' di ventilazione all'interno di questa pianta. Comunque, se voi conoscete meglio di me il Ribes nero, scrivetemi pure nei commenti come posso intervenire per bene su questo tipo di pianta, perché mi piace tanto, però non conoscendola bene, a volte anche per paura di danneggiarla, non la poto tantissimo, quando magari andrebbe poi potata in maniera anche abbastanza drastica per farla ripartire bene. Comunque aspetto magari i vostri commenti, così mi aiutate a capire come potare queste 2 piante di Ribes nero, che sono abbastanza grandi. Ne ho un'altra lì invece che dall'altra parte, che è un pochettino più piccola, è rimasta un pochettino più piccola. Questa invece tende a svilupparsi veramente tanto e fa i frutti anche un po' più grossi di quella dell'altra pianta che ho. Spero anche nel mese di marzo di avere qualche giorno a disposizione, ma soprattutto con l'aiuto di qualcuno, magari di Giorgio, vediamo se riusciamo in 2 a ridare una pulita a questa parte del nostro giardino, che è sempre stata un incolto. È cresciuta della robinia, della fitolacca, c'è laggiù del rovo che sta prendendo tutta la terra, ci sono delle piante che sono ricoperte di edera, che andrebbero magari eliminate, buttate giù. Insomma, questo è uno dei posti più difficili del mio giardino. Qualche mese fa, ma diciamo forse l'anno scorso, se non 2 anni fa, avevo fatto un video sulla pulizia di questa parte del terreno, in cui avevo tagliato le canne di bambù spiegando come poterle utilizzare in giardino, e avevamo fatto una bella pulizia delle canne di bambù. Adesso io non giro la telecamera, ma qui il bambù è ricresciuto di nuovo nell'arco di 2 anni, di nuovo è diventato altro 3 metri, 4 metri. Avrò delle canne a disposizione, ma anche questo è veramente un lavorone in questa parte di giardino, che scende tra l'altro giù perché non è in piano. Diventa un doppio lavoro, perché si portano giù le cose, poi bisogna risalire, tagliare, portare giù. Insomma, qui ci sarà da fare veramente un lavoro incredibile. Qui c'è bisogno di un 3-4 giorni di lavoro tosto, per cercare di ripulire il tutto. Questo perché? Perché nel mio giardino noi ci troviamo all'interno di una conca. Io non abito in una zona sopraelevata in cui ho un bel panorama. Un panorama ce l'ho leggermente da quella parte lì, ma poco. C'è questa conca, noi siamo all'interno della conca, si crea un'atmosfera sempre molto umida. Se lasciamo che il bosco si avvicina al nostro giardino, creando delle piante di grande sviluppo proprio attorno al nostro giardino, tutto sarà più umido, ci sarà meno circolazione di aria. Infatti, da quando il mio vicino si era messo negli anni passati a prendersi la legna che poteva qui in questa zona, tagliava le piante, teneva il bosco lontano dal nostro giardino, e anche le rose del mio giardino stavano meglio perché c'era più circolazione di aria. Se io lascio crescere tutte queste robinie che stanno crescendo dappertutto e le faccio diventare degli alberi enormi, porteranno ombra, porteranno scarsa ventilazione, si creerà di nuovo un ambiente umido, con tutti i problemi poi relativi a questo tipo di ambiente, che non va bene per quelle piante che vogliono una ventilazione all'interno delle loro foglie e un ambiente un po' più aperto. E poi le aperture, io penso che in un giardino siano spettacolari. Un giardino può essere chiuso se è fatto di corridoi in cui ci sono delle piante, ci sono dei giardini inglesi che sono non tanto aperti, che sono spettacolari. A me quello che piace nel mio giardino è scendere giù in giardino e trovare la luce del sole, che me lo fa sembrare più grande di quello che effettivamente è, e questo effetto lo posso ottenere tenendo lontano il bosco e le piante arboree che cercano in tutti i modi di entrare nel mio giardino. A volte noi, osservando gli alberi, osservando la natura, vediamo qualcosa di fermo, che si muove solo con il vento, ma in realtà non è così. Se osserviamo bene le piante durante i giorni e le settimane, ci accorgiamo che siamo veramente circondati da quello che sono realmente, ovvero degli organismi viventi che hanno una potenza incredibile e che tra l'altro comunicano tramite le loro radici tra di loro, e quindi in qualche modo cercano di sopravvivere all'ordine che dà l'essere umano, cercando di ritornare sempre da dove sono state tolte, perché la natura è questo, la natura riprende sempre tutto quello che l'uomo gli toglie, e quindi ci va un bel lavoro di controllo proprio per avere un giardino poi in ordine e con un'arieggiatura che permette alle nostre piante poi di non ammalarsi e soprattutto di non portare quell'ombra in giardino
che fa sì che alcune piante poi non si sviluppano poi per bene. Eccomi qua in questo trono di legno in conclusione del video. Questa è una sedia di legno che aveva una mia amica nel giardino, ci ha piovuto tantissime volte su, ho detto prima che si rovina la prendo e la porto qua. L'abbiamo sistemata qui per guardare questo pezzo di giardino che non è il nostro, la parte del giardino quella coltivata con i fiori eccetera, ma è il pezzo di giardino dove pascolavano le nostre pecore e caprette, India, Maya, Nepalina e Amelie. Adesso questi animali non ci sono più, l'anno scorso ne ho parlato in un video, sono arrivati i lupi, ce le hanno mangiate, le hanno uccise tutte e 4 in una notte e io ad esempio non sono una persona, a volte sì, per determinate piccole cose sono un pochettino nostalgico, però caratterialmente non sono una persona molto nostalgica. Quando succede un qualcosa, più che star sempre lì a pensare a ciò che è successo, che mi manca e non c'è più, mi viene sempre da pensare che cosa posso fare per ricordare questi animali o una situazione passata in maniera diversa e in maniera un po' più serena. E quindi quello che stavo pensando è che è vero, questi animali ci hanno tenuto compagnia per un po' di anni, in effetti erano veramente dolcissimi, erano bravissimi, e spiace il fatto che non ci sono più, e si sente anche perché qua in giardino non c'è più questo belare delle pecore, tutte le volte che scendevo giù, che mi chiamavano o che chiamavano Giorgio perché avevano fame, lui veniva giù, gli dava da mangiare, non c'è più tutto questo, c'è questo silenzio veramente quasi irreale, però si può colorare questo silenzio. Magari stavo pensando con delle fioriture, magari scegliere, visto che erano India, Maya, Nepalina e Amelie, erano in 4, mettere qui in giardino, magari in questa parte del giardino, 4 piantine fiorite, di fiori, che ricordano in maniera serena il passaggio che hanno fatto questi animali nella nostra vita. E quindi questo potrebbe essere veramente molto, molto bello, per ricordarli in maniera non sempre pesante e nostalgica, ma dargli proprio colore a questa cosa, perché effettivamente la vita è questo, la vita è un passaggio per tutti e quindi nella nostra vita la nostra fortuna più grande è quella di incontrare delle cose che ci accompagnano anche solo per un pezzettino, e questo riempie la valigia della nostra vita sempre di cose meravigliose. E quindi colorare con qualche fiorellino qui sarebbe bellissimo, in modo da mettersi qui su questa sedia di legno, guardare questo pezzo di bosco e ricordare questi animali magari con la fioritura di qualche pianta interessante, magari a fiori bianchi, visto che erano pecore e caprette, bianchi o rossicci, scegliere un qualcosa di carino e in più mettere anche un po' a posto in modo che quando ci si siede qui, magari sorseggiando qualche bevanda, in un pomeriggio magari di silenzio si può mirare il bosco e che un piccolo scorcio di panorama, di civiltà che vedo da questa conca completamente chiusa di bosco attorno alla mia casa. Io con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e come sempre grazie. Ciao ciao!